Può la filosofia, e in particolare la fenomenologia, porre la questione di Dio e della rivelazione e restare filosofia e non diventare serva della teologia? La risposta a questa domanda non è pacifica e non è unanime. Ad esempio, negli anni 90, un libro che è diventato famoso almeno per questa sua obiezione contro una certa fenomenologia di Dominique Janicot, questo libro denunciava una svolta teologica della fenomenologia francese. I suoi bersagli erano autori molto famosi come Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Paul Ricoeur, Jean-Louis Chrétien, Michel Henry, diversi autori famosi nell'ambito della fenomenologia, e contro questi autori Janicot diceva che a suo giudizio il loro lavoro era più teologico che filosofico, per semplificare, il rischio era un ripiegamento della fenomenologia verso la metafisica, quasi anche la metafisica atomista se vogliamo dire. Dal lato suo, quindi per dare un'altra prospettiva, Jean-Luc Marion invece vedeva nella fenomenologia una opportunità per evitare il rischio che denunciava von Balthasar, quello di reificare Dio, di fare di Dio anche un concetto, un idolo concettuale a misura d'uomo. Per cui ci sono almeno due sguardi e ho soltanto gettato le bozze. Per dirla brevemente, fenomenologia e rivelazione manifestano una possibilità di un rapporto fecondo, ma anche alcune riserve dall'ambito filosofico e forse anche dall'ambito teologico. Per questo l'ottavo volume del dizionario dinamico di ontologia trinitaria, di cui abbiamo fatto già diverse interviste su questo canale, si è penché, mi viene la parola in francese, su questa tematica, proprio fenomenologia e rivelazione. Il volume, curato da Antonio Bergamo, Tommaso Bertolasi e Giuseppe Pintus, raccoglie anche 5 contributi di autori di spicco, e oggi ho l'onore di accogliere una delle autrici di questo volume, un'autrice, mi permetto di dire, che quando ero studente nel ormai lontano 2008-2009 ho letto il suo contributo su Jean-Louis Chrétien e mi ha molto aiutato nel mio percorso dottorale, quindi sono molto onorato di accogliere la professoressa Carla Canullo, a cui do un caloroso e affettuoso benvenuto. Grazie, grazie di questa presentazione, È veramente. il minimo, Non è il soltanto minimo. deludere chi ci ascolterà, ecco, grazie. È il minimo e mi permetto già di porre una prima domanda personale prima di entrare nel merito del suo contributo, che ha un titolo sostanzioso. Chi è Carla Canullo per chi non la conosce nel nostro pubblico? Beh, no, io mi stupirei del contrario, dell'essere conosciuta da qualcuno e quindi grazie anche per l'attenzione. Perché, ecco, per presentarmi dico questo, io ho avuto una fortuna grande. Ho studiato a Macerata, ho fatto il mio Mhm, dottorato a Perugia e la mia grande fortuna è stato avere un maestro, Giovanni Ferretti, mhm, che era al contempo filosofo e teologo. E quindi quando teneva i corsi, organizzava convegni, erano di filosofia e teologia e per me, studentessa negli anni 90, non era un problema, mhm, né in quanto credente né in quanto non credente, indagare delle discipline che avevano una loro perfetta razionalità o mhm, ragionevolezza, un'apertura ed era un arricchimento del percorso. Direi che questo è stato un po' diciamo, il morso della vipera, ecco, che in qualche modo poi ha guidato tutto il resto delle mie ricerche ed in particolare in area francese perché un po' per la facilità linguistica, un po' perché mi sono formata in un momento in cui tutti parlavano soltanto inglese, quindi quella era anche una nicchia che rimaneva aperta, ma soprattutto per un grande interesse per quello che si stava muovendo negli anni 90 e 2000 in Francia, poi mi sono mhm. dedicata prevalentemente a questi autori. Insegno a Macerata filosofia della religione ed ermeneutica interculturale.
Perfetto, grazie mille di questa prima presentazione, poi magari porremo altre domande biografiche, ma partiamo dalla bibliografia in particolare la bibliografia, l'articolo, il contributo in questa opera collettiva, dove lei ha scelto un titolo che non è evidente per il lettore lambda. Lo cito, Fenomenologia e rivelazione istruttoria di una controversa congiunzione. Lei stessa all'inizio del suo testo, con la stessa umiltà con cui si è presentata come sconosciuta, ma ho i miei dubbi, ehm, perché posso dire ai nostri invitati, Carla l'ho conosciuta dai libri e poi è stata professoressa invitata e onorata nella nostra università per un anno o per un semestre, non mi ricordo Un più. semestre, Un un semestre, un semestre, non semestre. potevo lasciare per tutto Sì, l'anno, sì, sì. sì, sì, sì. Un onore per me è stato, un momento Anche veramente per noi, grande. anche per noi. Per- E ci vedevamo a messa quasi ogni pomeriggio, questa era anche una bella cosa. sì. Ecco, all'inizio del suo testo lei confessa già che questo titolo è complicato per una questione semplice. Ecco, qual è la problematica che lei reputa semplice che motiva questo titolo? Beh, innanzitutto si vedrà come lei giustamente ha osservato, ecco, che io sono una persona molto complicata, non sono semplice, ho una mente un po' contorta e la complico sempre a tutti, ai miei studenti, ai miei lettori, vabbè, ma non è un vezzo, è proprio un mio problema, ecco, quindi... Però perché volevo complicare la questione? Perché noi viviamo in un mondo di E, fenomenologia e rivelazione, ma anche fenomenologia e teologia, Mhm, mhm. filosofia e teologia. E viviamo sempre nel tentare di vedere perché vanno d'accordo, perché vanno in disaccordo, cioè non interroghiamo mai la congiunzione. Ecco, questa è un po' una mia mania. Ma perché possiamo porre questa questione? Perché Mm, la questione stessa si pone? Cioè perché che è sta fenomenologia che può avere a che fare con la rivelazione, indipendentemente poi dalle opzioni, su questo invece torneremo, che un filosofo che si reclama la fenomenologia può avere. Allora, la questione è semplice perché si tratta di parlare di fenomenologia e rivelazione, cioè da un lato una via filosofica, dall'altra invece ecco un tema che è certamente teologico, ma, e questo l'ho appreso proprio da Jean-Luc Marion, tutto può essere rivelazione, cioè c'è una doppia rivelazione con la R minuscola e la R maiuscola. Questo è il motivo per cui ho sempre scritto il termine con entrambi le mm, mm, mm. iniziali, complicatissimo, l'editore non voleva. Poi semmai tornerò su questo motivo. Però ecco perché io trovo importante anche questo, ritornare alle cose stesse, termine tecnico della fenomenologia, ma che Mhm, sono le mhm, nostre. mm, mm, Che cosa diciamo noi quando dico ti rivelo qualcosa? Che cosa diciamo noi quando qualcosa, oh, quella è stata una rivelazione, ma noi viviamo anche di questo. Cioè questo elemento rivelativo appartiene alla nostra esperienza. Il punto è che lo dimentichiamo, ma come dimentichiamo tante altre cose. Ecco, poi anche su questo, magari sul valore della fenomenologia torneremo. Per cui la questione è semplice, perché appunto noi viviamo di questa rivelazione, ma è purtroppo anche complicata proprio dalle polemiche che ha innestato, dal fatto che non è stata data per scontata. Dico subito una cosa, se mi è permesso, e poi mi taccio. È complicata anche dal fatto che non riconosciamo mai che davanti a tutto c'è sempre un'opzione che noi sì, sì, compiamo. sì. Non è vero che noi siamo neutri in mezzo a tutta questa foresta del sensibile meraviglioso che ci circonda. Non siamo lì come degli oggetti, delle cose, ma noi siamo piuttosto come in una sorta di spirale. Ecco, per cui noi riceviamo molto dal luogo in cui siamo, dall'ambiente, dalla famiglia, dalla società e anche restituiamo. Ora mi direte, ma si dirà, "Beh, sono cose banalissime", si dicevano, certo, ma lo abbiamo dimenticato. Mm, Ecco allora che noi dimentichiamo che c'è sempre un'opzione, un gesto minimo della libertà con sì, cui sì. guardiamo tutto, anche la più semplice questione banale di fenomenologia e rivelazione, che poi vedremo perché sono collegati, Mm, 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 mm. ma proprio perché domanda un'opzione, e proprio Dominique Janicot, leggendo quel libro è evidente, proprio perché domanda un'opzione, ecco, la questione ha domandato anche un'istruttoria, Sì, sì, cioè sì. un mettere in campo le cose. Il valore semplicissimo dell'istruttoria era questa. Volevo mettere in campo le cose senza dare non un giudizio, perché lo do Mm, poi mm, alla mm. fine, e poi
aderendo a questo testo, ho dato un giudizio, ho detto come la penso, chi sono e che cosa voglio dire e perché studio certi autori. Quindi non mi maschero dietro un dito, ecco, non mi nascondo, scusatemi, dietro un dito, non per questo motivo, ma semplicemente per cercare di chiarire gli elementi in gioco. Beh, Ecco grazie. allora il titolo Intanto completo. posso già partire con una istruttoria difensiva. Non è complicare le cose, ma scoprire la loro profondità. Cioè, rendersi conto che rivelazione e rivelazione con i due volti Certo. avviene nel quotidiano. Già adesso lei ci sta rivelando qualcosa nel suo testo che forse io non ho captato con questa chiarezza della provocazione. Quindi grazie e passo alla seconda domanda. Ha citato già Marion. A quale condizione si può indagare il fenomeno della manifestazione, che è la rivelazione, e forse qui metterei più in grassetto la R maiuscola, in chiave filosofica, secondo lui? Ma, quello che ho sempre trovato molto interessante, innanzitutto vorrei dire questo, il suo percorso forse ecco, la risposta sarebbe facile anche in questo caso, no, perché direi, leggiamo Derrière la révélation, da Altrove la rivelazione, Mhm, che è stato mhm, anche tradotto da Scibolette in italiano, una bella traduzione fatta da qualcuno che ha competenze sia filosofiche, che, teologiche. Un libro che merita veramente e che in fin dei conti compie veramente l'arco della sua opera, perché aveva sempre tenuto agli inizi separati, no? L'aspetto storico quando studiava Descartes, l'aspetto più fenomenologico e l'aspetto anche diciamo teologico, l'idole da distance, il riferimento che lei faceva, quindi anche l'influenza che von Balthasar aveva avuto poi sulla sua filosofia e oltre all'idole da distance anche Dio sans lettre, Dio senza mhm, l'essere. mhm. Per cui ecco questa uscita dal fatto di sapere già che cosa Dio sia. Io ricordo, rimasi molto impressionata dalla prefazione che lui fece all'edizione italiana di Étant donné, Mhm. tradotto dato che, Dato che. perché lì per la prima volta lui disse, mi ricordo che la tradussi, fu una folgorazione, diceva, io in fondo già all'epoca di Dio sans l'être, Dio senza l'essere, mi interessavo di queste cose, cioè della possibilità di parlare di Dio senza un linguaggio metafisico. All'epoca ancora non sapevo come poter mettere in campo questo nuovo linguaggio, con l'esercizio, la pratica della fenomenologia invece sono arrivato a questo punto. In realtà la questione è proprio quella che lei poneva, ma quale fenomenologia? Perché anche qui noi diamo per scontato che vi sia un'unica pratica della fenomenologia. In realtà il metodo fenomenologico fin dall'inizio, non ho timore di dirlo perché nessuno su questo potrà contraddire, nasce con una enorme, grande, bella polemica, quella tra realisti e idealisti, Mhm, che mhm, forse qualcuno dice ma non è vero, non è stata, e invece sì, la sua scuola la mhm. percepì in questo modo. E poi la grande querella tra il grande allievo Heidegger ed Husserl e via via, e non è forse Stein anche fenomenologa, scusatemi, e quindi non è forse lei una fenomenologa, tutta la ripresa del tema dell'empatia, eccetera, ma certamente non c'è della fenomenologia anche in Scheller. Insomma, potrei prendere tempo e tempo citando una carrellata di autori non servirebbe a nessuno. Perché invece, ecco, in che senso e come mai questa fenomenologia di Marion è arrivata al grande motivo della rivelazione. A me pare, poi ce lo potrebbe dire anche lui, proprio per il modo in cui lui ha interpretato il gesto che io chiamo epistemologico. Cerco di intendermi, di farmi intendere, scusate. Lui parla di donation e subito, e sempre la grande polemica con Janicot è stata, vabbè, la donation è donazione. Se io dono, c'è un donatore universale, trascendente, ritorna quindi la causa prima, Dio, comunque la vogliamo chiamare, in un mondo francese che invece aveva un po' fatto i conti con la questione, perché teniamo conto, appunto, Marion i suoi primi libri escono negli anni 70, quindi uscito dal 68, un ateismo importante, un marxismo sicuramente molto serio, insomma un ambiente ecco, con cui si confrontava Marion che non era quello che lui invece stava seguendo e proponeva. Ecco quindi già Donation odora di teologico. Ma in realtà lo spiega perfettamente fin da riduzione e donazione, anche questa è una bella traduzione in italiano,
In realtà, quando utilizza il termine donation è perché in francese era la traduzione di Gegebenheit, che in italiano traduciamo con datità, Mm, che mm, mm. comunque anche questa è una traduzione che insomma potrebbe essere rivista. Quindi quello che lui vuole dire è che tutto ciò che si manifesta, innanzitutto si dà. Mm, Eccolo, mm, il mm, senso mm. è questo, ma che ha anche un senso radicalmente husserliano, ecco, o comunque lui lo riprende da Husserl. Quindi qualcosa si manifesta perché innanzitutto si è dato, Sì, sì. ecco, si dà. Ecco allora che nella sua prospettiva, tuttavia, che cosa è stato? È stato l'ampliamento di questa donazione, di questa donation, di questa Gegebenheit, se la vogliamo dire col termine husserliano. Perché? Perché mentre per Husserl tutto quello che si dà a chi? Ad un soggetto trascendentale, a un io, a noi, Mm, mm, ecco. mm, mm. Per Heidegger, che pure dice che la Gegebenheit è la parola magica della fenomenologia, tutto ciò che si dà perché? Per il senso dell'essere. Che cosa mi fa cogliere l'ente, il foglio tra le mani, il fatto che è, che Mm, mm, esiste e mm, che mm, quindi mm. mi accade. Ecco, Marion dice occorre liberare, o almeno la domanda che si pone, è possibile liberare il fenomeno dall'orizzonte del soggetto e dall'orizzonte dell'essere e cogliere quello che si manifesta semplicemente a partire dal fatto che si manifesta? Ecco, tutta la sua opera consiste in questo, nel cercare un fenomeno il cui orizzonte è soltanto il fatto puro e semplice che si dà, che accade, che si dà a. Mm. E lui ha trovato questo in alcuni fenomeni che sono appunto fenomeni che lui chiama anche di rivelazione, sono i famosi fenomeni saturi. Che Mhm, cos'è un mhm, fenomeno mhm. saturo? Una cosa semplicissima. È un fenomeno che supera ogni intuizione che io posso avere di coglierlo. Lui fa alcuni esempi, li ripropongo per semplificare un Sì. po'. Il quadro non si coglie nel singolo esempio, ma nell'insieme. Magari c'è anche un quadro astratto, lui ama molto la pittura di Mark Rothko, stupenda, e lì noi siamo invasi da quella massa di colori, non Mm, possiamo dire ho visto quella, no, ho mm, visto mm, quella mm, sfumatura, no, il più delle volte manco lo vediamo, ma siamo invasi da quella meraviglia. mm. Ecco, questo, l'icona è il volto. E è partito dall'icona nell'idolo della Sì, distanza, sì, poneva la sì. differenza tra l'idolo e l'icona, ma l'icona poi nel suo sviluppo del fenomeno saturo è diventato il volto. Il volto non è la faccia, dice lo stesso Levinas, anzi se io dico che colore sono i suoi occhi, proprio lì che non lo vedo, ma è l'imporsi di un incontro, di un altro. Ecco, un bambino che nasce si impone. Non vado a dire, Sì. poi vedo quanto pesa, eccetera, eccetera, ma appena nasce si impone. Ecco, questo è un saturare il nostro orizzonte. La luce, ecco, quella luce che ci abbaglia, che non ci fa vedere, questo ci satura. E allora questi fenomeni lui li chiama in modo molto interessante, già in un'opera Il visibile e il rivelato, fenomeni di rivelazione con la Mm, R minuscola. Perché? Perché è un modo di accedere alla realtà diverso, che non siamo noi a controllare, ma che in qualche modo ci sorprende. E un altro esempio è, che possiamo fare è l'utilizzo quotidiano che facciamo di tutto, no? Anche lui fa a un certo punto un esempio in una conferenza che diede nel 2000, tra l'altro in occasione dell'altro giubileo dei 25 anni fa organizzata dalla Lateranense, disse pensiamo anche ai più semplici elementi, no? Come l'olio. L'olio certamente è che cosa? Il frutto dell'oliva, ma è anche ciò che insaporisce e quel gusto è qualcosa che non possiamo spiegare, è mm, mm. ciò che permette alla pelle di essere, eccetera. Fa tutta una serie di esempi anche della quotidianità, ma che mostrano come noi viviamo quasi debordati, ecco, da quello che ci satura. E questi fenomeni saturi lui li chiama fenomeni di rivelazione con la R minuscola. E concludo veramente, per non ammorbare nessuno o No, troppo, anzi, un po' anzi. ammorbo. La rivelazione, quella con la R maiuscola, ecco, che tipo di fenomeno domanda? È certamente un fenomeno saturo, cioè la rivelazione non è prevista da me che vado a Mm, mm, mm. cercare chi si rivela o il Dio che si rivela, ma occorreva per Marion pensare questo tipo più ampio di fenomeno, non un fenomeno, ripeto, gestito dall'ego o gestito dall'essere,
sono banale, ne chiedo scusa, ma è un po' il senso, un fenomeno che si dà a partire da se stesso e che dandosi però porta con sé il suo stesso darsi e non può essere rifiutato o se non altro va preso in considerazione. È lì che si è giocata la partita. La Sì, partita sì. non si è giocata sul fatto che la fenomenologia era metafisica, diceva poco, diceva troppo, ma si è giocata lì, sul fatto che epistemologicamente, cioè un fenomeno può darsi ed è legittimato a darsi semplicemente a partire da sé. Lo Mm, 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 mm. accettiamo, non lo accettiamo, ecco perché dico c'è sempre una opzione. E Marion è arrivata appunto all'ultima grande opera sul fenomeno della rivelazione, creando proprio questo percorso che io chiamo epistemologico, cioè cercando le condizioni di possibilità del darsi di ogni fenomeno, fino a quello con la R maiuscola. Ci sono delle pagine bellissime in quel libro, io non l'ho trattato in questo testo, ma in quel Mhm, libro mhm. ci sono appunto dove il fenomeno del Cristo appunto viene analizzato come una icona, come un volto che mi guarda, che mi eccede. Insomma, sono delle analisi fenomenologicamente molto rigorose, per chi è appassionato lo consiglio, e con tra l'altro anche un corpus bibliografico importante, dove si potrà essere d'accordo o non d'accordo, si potrà essere da un altro punto di vista, tutto è possibile chiaramente, Mm, mm, mm. ma la struttura manifestativa essenziale del fenomeno della rivelazione viene messa in luce. Ecco, in questo può essere Professoressa, rifiutato sicuramente, ma è una bellissima lezione che spero che gli ascoltatori abbiano la pazienza di seguire e di riascoltare, perché veramente alcuni elementi della fenomenologia di Marion, che non è di semplice accesso a chi non si dà allo studio del linguaggio anche di Marion e non soltanto del suo pensiero, per cui vedo veramente che sono delle piccole perle, piccole grandi perle che ci sta dando adesso per accedere all'intelligenza e alla luce di questa riflessione. Avevo pensato di porre una domanda su Michel Henry, sul suo contributo, ma penso che valga la pena, piuttosto che disperderci in vari fenomeni saturi, di proseguire la riflessione con Marion, se mi permetterà. Eh, no. Verso la fine del suo saggio, quindi lei, Carla Canullo, riprende di nuovo lo sforzo di Marion, quindi chi vuole approfondire Michel Henry può vedere dentro il suo saggio, ma verso la fine riprende la riflessione di Marion soprattutto per quanto riguarda la fenomenologia dell'amore, dell'eros. E qua anche, forse per la meraviglia di qualcuno, chi conosce i mistici, chi conosce la grande tradizione non si meraviglia, anzi trova piacere a vedere uno sguardo filosofico che si posa su ciò che è benedetto e che è vissuto dai mistici, ma in genere potrebbe sorprendere che il fenomeno erotico stesso, e c'è da spiegare cos'è il fenomeno erotico per Marion, perché presa letteralmente forse uno può capire altro, sfocia in Dio, sfocia nella rivelazione. Ora, com'è legittimata questa elevazione del fenomeno, che possiamo dire umano, troppo umano, dell'amore, verso la realtà teologica? Grazie, anche questa è una grande domanda e non so se sono degna di una risposta. Ehm, Dico soltanto, parto con una nota non biografica né mia né di Marion, ma diciamo per caratterizzare un po' il Mhm, quadro. mhm. Diciamo il tema dell'amore in Marion parte già da Dieu sans l'être, da Dio senza l'essere, Mm. perché insisteva molto, ecco, sul Giovanni, Dio è amore. Perché Dio è amore però? Perché appunto questo sottolineare che Dio è amore è una possibilità di non dire Dio è essere. Forse all'epoca c'era un po' troppo la contrapposizione Mm, tra mhm. amore versus essere, eccetera. Poi anche sulla metafisica, come tutti i grandi autori, anche Marione, insomma, ha rivisto le sue posizioni su Tommaso d'Aquino, eccetera, sempre molto disposta al dialogo e al cambiamento. Ma voglio dire, da lì viene la questione dell'amore.
perché che un po' ha rappresentato tutto il fil rouge finalmente della sua fenomenologia. Sempre un'attenzione, ecco, sull'amore per esempio terminava anche, dato che la grande opera Mm. fenomenologica, sul tentativo di riprendere questo tema. Da quando appunto nel 2004 arriva questo fenomeno erotic. Allora io intervengo a Roma, una discussione, tutta sapientina, tutto bene, pongo domande, riprende, eccetera, eccetera, c'è il fenomeno amoroso. No, 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 lui mi dice, no, ce n'est pas le phénomène amoureux, eh? No, c'est le phénomène érotique. Che miseria. E allora da lì ho capito che non ci avevo capito niente, quindi tutte le mie sagge domande, le virgole che avevo letto, non ci avevo capito niente. O meglio, l'avevo capito, ma non avevo proprio colto esattamente questo punto dello scandalo, no? Che viene messo in luce nella domanda che lei pone. Non è in realtà uno scandalo, ma perché proprio l'Eros? Ma perché c'è una cosa molto semplice che lui vuole fare. Se si parla di Dio come amore, non è possibile separare Eros da Agape, perché è come dire che c'è un amore buono e un amore che è cattivo, eccetera. L'amore è amore. E lui insiste molto su questo, così come no, la Gegebenheit, dicevo, qualcosa si dà. Ecco, lo stesso l'amore. L'amore si dà mentre fa, mentre opera, mentre accade come amore, e quindi non c'è una distinzione tra un amore che è di un tipo e un amore che è di un altro, come se uno anche in una famiglia o con gli studenti eccetera distinguesse. Il punto di nuovo è non pensare che vi sia un eros che sia solo mera sessualità o un agape che sia solo mera donazione e oblazione di sé. Ecco, il punto è vedere come questi concetti siano invece molto più ricchi. E perché proprio l'Eros? E di qui la sua proposta dell'univocità dell'amore. Perché Dio ha voluto amare nella carne l'uomo, cioè eccolo un po' il senso della rivelazione del fenomeno che a lui interessa, non un fenomeno disincarnato. Io direi che qui possiamo riprendere anche Michel Henry, al quale era legato non soltanto da amicizia, affetto e stima, ma anche proprio da questo punto della radicalità della carne. C'è un passo, per esempio, in cui lui dice io non la tocco questo aspetto perché la tocca Michel Henry. Ma con l'Eros lui vuole dire esattamente la stessa cosa, che in fondo questo amore di Dio, ecco perché lui parte proprio da quello che chiama il fenomeno incrociato. Molto bella questa espressione, il fenomeno erotico è un fenomeno incrociato. Che cosa vuol dire? È un fenomeno che va sempre a due. Ecco, non è l'amore non si manifesta da solo, ma si manifesta sempre a due. Anche se non due persone, ma l'amore mistico, per esempio. Ecco, se leggiamo i testi della Davila, cioè, l'amore per il Cristo è veramente quanto di più carnale, bello esista. È una teologia dei sensi meravigliosa. Ecco, l'amore è sempre a due, dice Marion. Ecco perché insiste sull'eros come ciò che interroga, no? In fondo c'è di nuovo qui, lui non lo cita, però possiamo anche riprendere proprio questo duale all'origine di Eros, figlio di Polos e Penia, no? E quindi dell'astuzia e anche della povertà. Ecco, l'Eros è questo. L'Eros si incrocia sempre e parla di amore erotico perché? Perché l'amore di Dio si rivela in questo fenomeno incrociato con l'uomo. Che cosa è? Che l'uomo lo scopre mentre si sente amato. E ecco perché l'ultimo capitolo che conclude dicendo Dio mi supera come il miglior amante. Qual è il miglior amante? La migliore esperienza della vita anche nell'eros che facciamo è proprio il fatto di essere viventi, il fatto di poter continuare sempre un'esperienza di interrogazione, di dubbio, di dolore, ma anche di pienezza. Ecco, l'amore è questo. Mentre forse l'agape per lui era un po' debole, non saprei dire, ecco, perché è soltanto una parte dell'amore. Ecco, non è soltanto questo. Non è soltanto l'amore agapico, quello di Dio. L'amore di Dio è un amore profondo nella carne, così come due amanti si danno reciprocamente la carne. Ecco, e così Dio e l'uomo, Dio dà all'uomo reciprocamente la carne, come nel figlio. Sono delle parti stupende nell'ultima meditazione del fenomeno erotico, dove Marion dice, ecco, il segno più grande dell'amore qual è? Dare tempo, avere tempo. E come continua il tempo? Nella generatività, nella generazione, nel figlio che deve andarsene.
e il culmine dell'amore erotico in fondo di Dio è proprio l'incarnazione e la rivelazione, dunque. Quindi questo Dio che è capace di prendere carne per dare tempo, per lasciarsi trafiggere nella carne e darla a tutti, per dare un senso a tutto. Dico soltanto questo, poi mi taccio. Parlando così in una conferenza, eccetera, dell'idea di salvezza, ma guardate che l'idea di salvezza è l'idea proprio della ripresa del tempo nella carne. Tutti i capelli del nostro capo sono contati per tutti, non per qualcuno. Ecco, che cosa vale se uno guadagna tutto e perde se stesso? Tutti, non il credente o il non credente. Ecco perché dico sempre che un fatto di opzione personale, ecco, lì ognuno decide davanti a queste parole. Tutto chiede salvezza, c'è un bellissimo romanzo italiano di Meccarelli proprio con questo titolo. Tutto domanda salvezza, tutto chiede di essere salvato, di essere ripreso in questo senso. Ecco, Marion non dice una cosa diversa. Dio incarnandosi fa questo. E questo è l'apice erotico dell'amore. La capacità di incontrare la carne, di amare tutto della carne, perfino il peccato. Ecco, e quindi alla fine all'inizio non ero tanto convinta, infatti amorosa, eccetera, però rileggendolo, ritornando sul quel testo e cercando di ascoltare quelle pagine, più le pagine che Jean-Luc Marion, in effetti, ecco, è vero, questo desiderio di essere salvati della carne è in fondo la forma più alta di amore. Ecco, e che anche la croce è stata, non soltanto, che spiega proprio questa donazione totale, ecco, fino che trapassa la carne, ecco, questa morte che è accolta affinché la morte stessa sia trapassata e quindi affinché un nuovo accesso nella vita sia possibile. Ma quell'amore lì sulla croce è un'oblazione, è un darsi o è un amare la carne? Ecco, Marion dice è un amare la carne, in questo senso allora lui parla di univocità dell'amore, si dice in un unico senso, in qualsiasi forma esso accada, anche la filia è quella forma di filia che è la filosofia, questo è questo amore. Professoressa, solitamente io interrompo i miei intervistati per fare tempi brevi, per restare nei tempi quasi televisivi, anche se il canale YouTube ha un po' questo privilegio di poter fare quello che uno vuole, ma sentirla, cioè posso dirlo da docente di teologia che si affaccia ogni tanto alla filosofia, ma non con l'expertise che lei fa, questo sguardo così lucido, così informato è affascinante, attira a vedere non solo la convergenza che è il titolo del volume, che ho cercato adesso la copertina per rimetterla un po' in vista, ma cioè, di fare connessioni esistenziali, connessioni vitali e di vedere nella mia testa mentre parlava, pensavo a certe parole Osè, come Kabasilas parla di eros manikon in Dio, non parla di folle agape, amore fino alla fine, ma proprio di un eros folle di Dio, perché la donazione di Dio è talmente totale, talmente pervasiva, che è scandalosa per chi vorrebbe soltanto giustizia e non l'eccesso dell'amore. Allora, in chiusura di questa bellissima intervista per me e sicuramente per tanti degli ascoltatori, vorrei farle una domanda, anche se alla fine con le sue spiegazioni è andata ben oltre i miei desideri e le mie aspettative, ha saturato il fenomeno di questa intervista. Le andrebbe di leggerci un piccolo paragrafo del suo testo? Le avevo già posto la domanda e mi permetto, ho chiesto il permesso di dirlo, la professoressa, altro che sconosciuta, è nota dappertutto, adesso è in Cina, ha un intervento anche in Cina, quindi oltre a Lione dove ci siamo conosciuti personalmente è connessa con noi dalla Cina e ringrazio anche per la disponibilità. Quindi a lei l'ultima parola, ci salutiamo con il suo testo.
Io, se posso, ho pensato, non deciso, ho pensato e propongo Mhm. di leggere proprio le pagine nella conclusione, che in realtà, dove io cito Ray Hart, Unfinished Perfetto. Man and Imagination, l'uomo infinito, ecco, l'uomo infinito e Mm, mm, l'immaginazione. mm, mm. Questo libro fu scritto da questo teologo metodista, Mhm. molto curioso ed interessato, partecipò anche al Vaticano II, alla fine degli anni 60, ma di un'attualità incredibile. E quando l'ho conosciuto, anche grazie a un mio amico di McGill, Garth Green, che è stato suo allievo, poi ho iniziato proprio a studiarlo e a seguire, ecco, le movenze di questo libro. Perché? Perché dice questo, ecco, una filosofia che si confronti con la rivelazione non può evitare di dare conto del rovesciamento che il rivelato, e quindi la cosa rivelato, Mhm. noema rivelato, cioè l'oggetto rivelato, impone alla noesi, cioè a me che lo accolgo. Soprattutto la rivelazione si riferisce a una pluralità multidimensionale di noemi e quindi di rivelazioni, che sono il modo in cui i particolari intrecci di regioni si presentano in sé al sé come luoghi in cui dimorare. Noi siamo fatti di regioni, Mm, regioni mm, mm. affettive, regioni intellettuali, i momenti della nostra vita. Noi siamo questa pluralità, ma questo è un dimorare in modo autenticamente umano. Ecco, volevo lasciare queste parole perché, volevo lasciarci così, perché, ecco, da un lato la rivelazione non è qualcosa per credenti, ma è Mm, per l'uomo, mhm. ed è quello che rivela ad ogni uomo un modo umano di dimorare. Perché la fenomenologia? Il grande scandalo del linguaggio. Che vuol dire noema? Noema vuole dire quello che noi distinguiamo l'amore dall'odio, eccetera, eccetera. Che cos'è la noesi? Il nostro modo, i nostri atti che ci permettono di distinguere, eccetera. Ecco, quello che ci dice Ray Hart, in linea, totalmente in linea, direi, con Marion Eglialde e questi autori che io ho frequentato, che attenzione, il fenomeno della rivelazione ci cambia tutto. Mm, Ecco, mm, mm. non soltanto cambia le cose, ma cambia il nostro modo di accedere alla realtà e di accedere alle cose. Professoressa, questa presentazione umile, appassionata e delicata cambierà anche la lettura di questo volume che ho già attraversato, soprattutto il suo contributo. Ricordo, e rimetto l'immagine in bella vista, che l'intervento della professoressa Canullo è in questo volume Fenomenologia e Rivelazione, è l'ottavo tomo del dizionario dinamico di ontologia trinitaria, un dizionario tutto particolare che nasce con una saturazione continua e ininterrotta di tematiche e di questioni e di prospettive. Intanto rinnovo, professoressa, la mia gratitudine e sicuramente la gratitudine dei nostri ascoltatori. Se non avete colto tutto, riascoltate, leggete. Il bello di questa sosta che abbiamo avuto è proprio il fatto che depassa il nostro modo di dire le cose, ma soprattutto il nostro modo di vederle, che si riflette anche nel nostro modo di viverle. Quindi, professoressa, grazie e grazie a voi che avete perseverato in questa intervista ricchissima e impegnativa. Grazie, grazie di cuore.